Buongiorno da Desenzano, vi faccio vedere adesso che spettacolo la mattina. Questo è il porto di Rivoltella. È mattina abbastanza presto, sono le 8:30 e è sempre meraviglioso, spettacolare da questa parte la mattina presto perché c'è il riflesso del sole e vi faccio vedere questa passeggiata la mattina. Quindi adesso facciamo tutta questa passeggiata, vi faccio vedere dove arriva e facciamo questo video non lunghissimo, però spero vi piaccia. Allora, tanto per orientarci, qui sopra dove sono sceso io c'è Rivoltella, quindi c'è anche un parcheggio con la biblioteca, ho fatto già parecchi video qua davanti. Da quella parte c'è la passeggiata col famoso Bar Giulietta di cui ho già fatto tantissimi video, e di là 2-3 km a piedi circa, non mi ricordo quanto, arrivate al centro di Desenzano. Io sono sceso da quella parte, questo è il bellissimo porto di Rivoltella e adesso andiamo a farci una passeggiata da quella parte, così vi faccio vedere tutta questa passeggiata dove arriva. Temperatura non fa caldissimo, 5-6 gradi, però il sole sta scaldando, quindi si sta bene. Abito qua a Desenzano, se è la prima volta che vedi i miei video, questo video. Mi chiamo Stefano, Travel Garda è un bel canale, ho aperto questo canale per parlare del lago di Garda e l'ho aperto ad aprile. La particolarità dei miei video qual è? Che sono, come dire, molto reali. Cioè, mi piace fare questi video dove apro il telefono, parlo e vi faccio dei posti, quindi non metto musica, cerco di fare meno tagli possibili per farvi vedere proprio il posto com'è in realtà. Io ho fatto tantissimi video sul mio canale. Ecco, qua è la parte in ombra, quindi fa meno caldo, mentre se adesso voi fate la passeggiata là dietro che vi ho fatto vedere, c'è più sole, però no, non è male neanche qua. Qui a Desenzano adesso il turismo in settimana si è praticamente azzerato, non incontro più turisti. Venerdì mattina 8 novembre, mentre come ogni posto sul lago di Garda, sabato e domenica, anche d'inverno, è sempre pieno, come d'estate. Agosto è il mese dove c'è più gente perché la gente non lavora in ferie, almeno la maggior parte, quindi agosto c'è tantissima gente. Però per tutti gli altri mesi vi posso dire che una domenica di luglio è come una domenica di novembre, se c'è bel tempo a novembre, perché la gente esce. Anzi, come dico sempre, c'è ancora più gente in giro perché a novembre la gente non va in spiaggia, quindi tutta è riversata nei centri, sulle passeggiate, quindi ne vedete ancora di più. Paradossalmente voi venite qui la domenica a luglio, ho fatto anche dei video, e alcuni mi hanno detto: ma dov'è la gente? È tutta in spiaggia. Quindi sembra che ci sia meno gente addirittura. Queste sono delle case stupende che però si vede che non sono tenute benissimo ed è un peccato, chissà di chi sono tutto questo complesso, lo vedete? Cioè, se vi faccio vedere i particolari, cioè vedete che sono delle case anni 70, va bene, però è come se non fossero più, vedete anche lì non è stato più, c'è la ruggine, non è pitturato, tanti particolari che fanno capire che sì, sono tenute ma quel minimo indispensabile per, come dire, per non farle proprio rovinare. E immaginate se qualcuno qui dovesse ristrutturare tutto, che cosa uscirebbe?
perché poi secondo me quando le hanno fatte le hanno pensate anche come casette di lusso, vedete, con questa entrata, con i garage lì, e secondo me una volta qui probabilmente si poteva arrivare con la macchina. Non lo so, magari se qualcuno di voi, io abito qua da 10 anni, però se qualcuno di voi è nato qui e era qui negli anni 70, magari lo sa, se una volta si poteva passare con la macchina almeno per arrivare qui, perché se hanno fatto questa cosa probabilmente. E la mattina qui è bello camminare. Qua sopra trovate questa enorme scalinata che, oltre che per allenarsi, cioè quando la gente viene qui a camminare poi farà anche la scalinata avanti e indietro, tipo Rocky del film, però a parte gli scherzi, arrivate in cima sulla strada. Guardate che spettacolo. Sirmione è là. Vi do un consiglio: se venite qui e vi piace già la mattina il sole, come a tutti ovviamente, andate a Sirmione, perché Sirmione a quest'ora è già baciato dal sole. Noi qui non lo vediamo perché abbiamo tutta questa zona che copre. Andiamo di qua. Però a quest'ora Sirmione c'è tutta la passeggiata che porta al castello, che è proprio illuminata dal sole e si vede anche da qua. Qui invece fa leggermente freddo, ecco perché ho questi guanti che sono comodissimi. Scusatemi, mi giro un po' a fatica perché da 2 giorni che ho un dolore qua al collo. Sapete quando vi svegliate con una fitta muscolare, una fatica? Continuiamo e vi faccio vedere. Arriviamo fino là, c'è tra l'altro una villa bellissima, se vi interessa c'è sempre il cartello affittasi, non so il prezzo, non faccio l'agente immobiliare, però è da tanto che vedo fuori affittasi dall'altra parte, non so, vorranno 10.000 euro al mese, 15.000 euro al mese, una casa del genere. Adesso vi faccio vedere che cos'è. Potendo io la prenderei subito, mi metterei lì il mio pianoforte e suonerei davanti al lago. Non che dove abiti io sia brutto, però insomma è un appartamento normale a 200 metri dietro il lago, cioè, va benissimo, non mi lamento, però potendo scegliere, perché no, quella villa. Adesso vi faccio vedere. Lì c'è anche adesso il ristorante dove lavoro la sera e a volte a pranzo come pianista, ed è stupendo perché nel ristorante che vi faccio vedere adesso io suono il pianoforte, un pianoforte a coda, e sono proprio davanti al lago. Vetrate stupende. Vi faccio vedere il ristorante Alta Ripa. Eccolo qui il ristorante. Qui, perché per chi si ricorda, anni 90 c'era il Baraonda. Io mi ricordo che ho fatto una serata qua, avevo 26-27 anni, quindi parliamo di 20 anni fa circa, ne ho 49, e mi ricordo che ero là in piscina con i miei amici. Eccolo qua, stupendo, Alta Ripa. Io la sera suono lì dentro ed è veramente bello. Pianoforte lì in mezzo alla sala e suono con la vista lago. Qui sotto non c'è nulla, sempre appartiene tutto al ristorante, ma lo usano per fare le cerimonie, per matrimoni, eccetera, feste aziendali. Cioè, guardate che spettacolo. E quindi c'è anche la piscina che non la usano, però è tutta zona per matrimoni, per fare fotografie, insomma fanno parecchi matrimoni, più o meno uno al mese, e immaginate sposarsi qua. Guardate, come ne parlavo con i ragazzi, che insomma i titolari del ristorante, l'altro giorno dicevo, cavolo, sposarsi qua è molto caratteristico perché non è il solito ristorante. Se non vuole fare pubblicità loro, che non ne hanno bisogno, anzi mi dicono che molte volte dicono di no perché ai matrimoni, perché non ne possono fare tanti, perché insomma è impegnativo. Quindi non sto facendo pubblicità, ma soltanto per parlare con voi. E infatti parlavo con loro dicendo, cavolo, che piuttosto che sposarsi in un ristorante, i classici col bel parco e tutto il resto, cioè
qui, venire a mangiare qua e fare fotografie con la piscina davanti al lago è quasi, dicevo, come quando vedi nei film che fanno il matrimonio sulla spiaggia, no? Dico, non è proprio così, però è molto caratteristico. Adesso vi faccio vedere questa villa che a me piace tantissimo. Chissà se divento ricco con questo canale, posso permetterlo un giorno, non lo so, sto scherzando, però che mi piacerebbe sta villa, quanto mi piacerebbe. Qui si scivola qua, sembra si scivola tantissimo qua. E qui, beh, lì hanno aperto, c'è un ufficio commerciale, probabilmente chissà se è un ufficio tecnico, vedo sempre faldoni, gente che lavora lì, adesso è chiuso. Qua sotto credo ci sia la casa del custode, vedo sempre qualcuno qua sotto, e questa è tutta la casa, cioè là c'è un cartello affittasi, io vi faccio vedere anche il numero. Ripeto, non sono un agente immobiliare, non mi interessa la mediazione, ma lo faccio vedere perché è veramente bello, cioè qua se vi interessa, non si sa mai, magari qualcuno che guarda ha possibilità economiche. E guardate che roba, cioè io immagino scusate, scende la voce, fa freddo qua, guarda che terrazza, io adoro sta casa, poi è lo stile che piace a me, guardate, tutta in stile Liberty, floreale, con poi queste colonne neoclassiche, ma guardate che spettacolo sta villa. Con questa passeggiata davanti. Ecco, l'unica cosa brutta è che se io affittassi questa villa e fossi così ricco, spenderei per sistemare tutta questa parte qua che non mi piace qua davanti, proprio brutta. Farei qualcosa, non lo so se si può fare, però per il resto, ma guardate che residenza, cioè, ma se vi rendete conto di che cos'è sta casa. Allora, qua ad Desenzano, se mi mettessi a farvi vedere tutte le belle case che ci sono così, ce ne sono veramente tante. Sì, cioè non tantissime, però ce ne sono, non mancano. Questa è la più forse una delle più caratteristiche, perché non so, mi piace personalmente. Magari, ecco, se posso dirvi, questo giallo canarino, potendo spendermi, lo cambierei anche, la farei tipo quel rosa antico, però immaginate questa villa rosa antico, che bella. Bene, quindi finiamo il video qua, vi do qualche indicazione per orientarvi una volta arrivati qui. Perciò facciamo un passo indietro, noi eravamo là, vedete, giro il telefono, sono partito da là dove sto inquadrando adesso, la chiesetta, sono sceso, sono arrivato a quella casa, vedete, che sto inquadrando adesso, dove c'era la palma, dove ho iniziato il video, eravamo lì, abbiamo fatto tutta questa passeggiata, vedete, e siamo arrivati qui. Poi alle mie spalle c'è questo parchetto, vi faccio vedere, piccolino, con qualche panchina, molto caratteristico. Eccolo qui, questo parchetto, potete venire qua a rilassarvi e sedervi su questa panchina, come si fa quella, cioè un signore si sta godendo il lago, che bello. Fa strano, però vedere qualcuno che si siede la mattina tranquillo e si gode il lago. E poi da questa parte, andando di lì, risalite sulla strada, qualche 100-200 metri, risalite e andate sulla strada principale. Bene, io chiudo il video com'è perché è già la terza volta che lo rifaccio, e prima è passato il camioncino, poi c'era qui un signore col cane e non volevo riprendere, insomma era qua a farsi affari suoi col cane. Sto video non riesco più a finirlo, quindi ho detto com'è, va bene, passa il furgone, ci sono i cani, non mi interessa niente perché altrimenti qua. E poi vabbè, vi faccio vedere anche la realtà.
Va bene, a parte gli scherzi, mi raccomando, iscriviti al canale, è importantissimo, mi raccomando, mi dai una grande mano per far crescere questo canale. È un gesto che non ti costa nulla, ma mi dai un grande aiuto, quindi iscriviti al canale e ci vediamo in un prossimo video.